10 curiosità a Venezia nel 2023. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di altre 10 curiosità della città di Venezia nel 2023. 1. La sveglia della strega. Passeggiando nel sestiere di Dorsoduro fate un giro in Calle della Toletta e vedrete qualcosa di davvero curioso. Su una casa gialla all'altezza circa del tetto è appesa una vecchia sveglia. Narra la leggenda che la sveglia segnasse l'ora in cui venivano compiute le fatture di una strega. La casa in cui abitava rimase chiusa per anni perché nessuno ci voleva abitare. A dare inizio alla leggenda fu molti anni fa un barbiere che aveva la bottega dentro la piccola calle. Un giorno l'uomo, per scherzo, chiese a degli operai che stavano lavorando su quell'edificio di appendervi una sua vecchia sveglia. Quando qualche anno dopo la sveglia venne rimossa, iniziarono a manifestarsi fenomeni inquietanti, rumori, visioni, sparizioni di oggetti. Venne quindi ricollocata una nuova sveglia, poi rimossa qualche anno dopo per effettuare dei lavori di restauro. Gli strani eventi si ripresentarono di nuovo. Da quel giorno, rimessa in loco, non è stata più tolta. 2. La chiocciolina del portale della scuola grande di San Marco. Abbiamo già parlato dei graffiti della porta d'ingresso dell'ospedale civile del campo dei Santissimi Giovanni e Paolo. Oltre a richiamare leggende e galere di altri tempi, si può notare una chiocciolina a noi ben nota, con una data 1745. Il simbolo era in uso fino al tardo Medioevo come unità di misura, passando poi nel Settecento ad accompagnare le date. Tre. La ciotola d'acqua per gli animali. Il 25 maggio 1768 un editto obbligava tutte le botteghe del latte di esporre una ciotola d'acqua per gli animali, a dimostrazione del rispetto che la città dava a questi amici dell'uomo. Ancora oggi i pozzi antichi sparsi per la città hanno le apposite vaschette per farli abbeverare. Se scendiamo dal ponte di Rialto verso il sestiere di San Polo abbiamo altre due curiosità. 4. Paragone. La parola paragone è veneziana ed infatti in città esiste anche la Calle del Paragone, presso Rialto, dove esistevano uffici e magazzini dove venivano depositati i campioni delle merci che erano oggetto di transizione, in modo di aver sempre a disposizione il paragone tra ordine e consegna. Questa calle si trova dietro la Ruga degli Oresi. 5. Bancarotta. Vi ho già descritto il bancogiro di Rialto, a questo si può affiancare la parola bancarotta, che è veneziana, e indicava il fatto che da un banchiere che falliva veniva rotto il banco con l'effigie della Serenissima su cui lavorava e doveva rimanere presente sul banco rotto, prendendosi gli impropri e non solo delle persone truffate. 6. Dipinto su tela di San Pantalon. Se passate nel sestiere di Dorsoduro, davanti alla chiesa di San Pantalon, vi consiglio di entrare perché troverete sul soffitto il dipinto su tela più grande al mondo, il Martirio di San Pantalon, di 433 metri quadri. 7. Il Cagalibri. Il Cagalibri è il nome che il popolo veneziano ha dato al monumento dedicato a Niccolò Tommaseo in Campo Santo Stefano. Questo si comprende guardando il monumento da dietro e osservando in particolare la posizione in cui sono posti i libri. 8. Monumento a Paolo Sarpi. In Campo Santa Fosca abbiamo la statua di Fra Paolo Sarpi. Egli in più occasioni si schierò a Venezia contro il Vaticano e per questo Papa Paolo V fece attentare alla sua vita.
9. Il bollo di ottone a San Marco. Se siete in piazza San Marco, sotto il quinto arco delle Procuratie Vecchie, partendo dal Museo Correr, si trova un bollo in ottone inserito nella pietra. È l'unico punto da cui la facciata della basilica è perfettamente simmetrica, perché piazza San Marco è di fatto un poligono irregolare. Se andate in questi giorni purtroppo c'è un'impalcatura proprio di fronte. Dieci Zampironi. Per anni vicino casa passavo davanti a una villa molto bella con due cani festosi, che ho scoperto ultimamente essere della famiglia Zampironi, che guarda caso nel 1842 Giovanni Zampironi inventò l'odierno zampirone. La famiglia al tempo possedeva due farmacie importanti a Venezia e una a Spinea. Ringrazio di nuovo la nuova abbonata Alessandra Trevisan e noi, come al solito, ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!